Devi ammettere anche tu che hai sentito parlare di Stanlio e Ollio, la coppia comica più famosa del mondo. Come sono diventati una coppia? Com'è possibile che il duo comico più perfetto del mondo si sia amalgamato così bene? Lo vuoi sapere? Allora tuffati nel mio mondo. Ciao, io sono Dandy Danno e faccio il comico visuale. In questo canale tratto proprio della comicità, della sua storia, dei suoi personaggi, ma anche dei nostri spettacoli e le nostre follie. Oggi però voglio parlarti della coppia comica più riuscita del mondo dello showbiz. Laurel and Hardy. In Italia conosciuti come Stanlio e Ollio, perché era tipico all'epoca cambiare i nomi e italianizzarli. Vedi Larry Sammon in Ridolini. Ma devi sapere che, strano da dire, i due comici hanno recitato in molti più film separatamente che in coppia. Quando furono uniti nel 1927, avevano alle spalle un'ottima carriera cinematografica. Hardy nel 1913, Laurel nel 1917. Oliver Hardy è unico. Uno dei primi attori cinematografici ad essere stato quasi totalmente una creatura del cinema. Cioè, ha avuto una carriera teatrale molto minima e è andato direttamente al cinema. Figlio dell'aristocrazia meridionale, Hardy aveva cantato un po' da professionista da adolescente. All'età di 18 anni ha ottenuto un lavoro come direttore di cinema a Millersville, in Georgia. Dopo 3 anni passati a guardare film ogni giorno, ha deciso di essere lui stesso sullo schermo. Si è trasferito a Jacksonville, in Florida, uno dei numerosi centri di produzione cinematografica del paese, diventando uno dei principali comici della Lubin Manufacturing Company. Fu durante questo periodo che un barbiere locale, mentre radeva il comico dalla faccia da bambino, gli diede il soprannome che sarebbe rimasto per il resto della sua vita: Babe. Quando la Lubin fallì, Hardy andò a New York per diversi mesi, lavorando per vari studi. Ma la grande mela non si adattava a lui. Dunque ha colto al volo l'opportunità di tornare a Jacksonville per recitare nella serie Plump and Round per la Vim Comedy Company. A 10 anni e mezzo dalla creazione del suo personaggio, è davvero un bambino in queste prime commedie. Lì operò anche per la serie di imitazioni su Chaplin di Billy West. Qui comunque puoi trovare il focus su Billy. Nel 1917 Hardy si trasferì a Los Angeles, lavorando gradualmente fino a diventare un attore di supporto per Larry Sammon. I suoi ruoli sono un po' marginali in queste immagini, ma Sammon era una grande star e quindi Hardy ha goduto di un'ampia pubblicità. Grazie alla visibilità nei film di Sammon è stato tra le tante promesse star che Roche ha scelto nella sua serie All Star, cercando di rendere quel titolo davvero una profezia che si avvera. Il curriculum di Laurel era abbastanza diverso da quello da Hardy. Al momento della loro collaborazione era un veterano del palcoscenico che era stato provato e scartato da diversi importanti produttori cinematografici. Quasi tutti quelli che lo hanno visto esibirsi hanno visto la promessa, ma mancava sempre la giusta combinazione di ingredienti per far scattare i suoi talenti. Non sembravano mai materializzarsi prima che iniziasse a lavorare con Hardy. Nato nel Lancashire nel 1890, Stan era il figlio di Arthur Jefferson, un attore manager e drammaturgo di successo. I suoi genitori hanno lottato durante i primi anni di Stan, ma il successo arrivò girando le province con i melodrammi che erano così popolari in quel periodo. Quando Stan aveva 12 anni, la famiglia si trasferì a Glasgow, dove suo padre dirigeva il Metropole Theatre. Alla faccia! Quando era adolescente, Stanley ha fatto il suo debutto in un musical locale. Suo padre approvò e trovò un lavoro a Stan con le pantomime giovanili di Levy e Cardwell, con cui il ragazzo si esibì per 2 anni. Nel 1910 Stan fu scoperto da Fred Karno. A questo punto Chaplin era già il principale comico della compagnia di Karno.
Laurel era il suo sostituto di Chaplin. Al ritorno della troupe in Inghilterra, Stan partì per un tour di music hall con i suoi sketch, ma non andarono così bene. Era sull'orlo della fame. Quando il manager di Carno, Alf Reeves, gli offrì un posto nel tour negli Stati Uniti del 1912. Fu un successo. Quando Chaplin lasciò la compagnia per girare il film, Carno perse tutte le prenotazioni imminenti e la compagnia si sciolse nel 1913. Un disastro. Alcuni tornarono a casa in Inghilterra, ma Stanley Jefferson decise di rimanere nella terra delle opportunità. Dopo le esperienze da imitatore di sketch di altri comici in voga nel 1915, ha collaborato con Alice e Baldwin Cook per formare il trio Stan Jefferson. Questa straordinaria squadra ha lavorato sul circuiti Proctor, Fox e Pantages per 2 anni. Nel 1917 Stan incontrò e si innamorò di una donna di nome Mae Dahlberg, un'artista australiana già sposata. È stata Mae a dare a Stan il cognome con cui il pubblico è venuto a conoscerlo. Stan e Mae hanno lavorato insieme nel vaudeville e nei film per 10 anni, girando occasionalmente film per Al Roche, Broncho Billy Anderson e le Vitagraph, dove è stato in coppia con Larry Selma. Mae fu tolta di scena nel 1925 da un produttore intraprendente di nome Joe Rock. Non solo era uno scandalo perché la convivenza con la donna sposata era disapprovata, ma lei insisteva per essere in tutti i suoi film e lei non era molto brava. Il fatto che lei intimidisse e controllasse Laurel rendeva la sua presenza nella sua vita ulteriormente sgradita. Un grosso incentivo finanziario la portò su una barca per tornare in Australia ed è chiaramente una volta che ciò fu realizzato la carriera di Laurel cominciò a decollare. Laurel aveva il problema opposto di molti comici cinematografici, poiché era così preparato, talentuoso e versatile, ha avuto difficoltà a stabilirsi su un solo personaggio. Al pubblico, allora come anche adesso, piaceva che i comici interpretassero variazioni sullo stesso personaggio. Laurel sembrò vacillare. Che fosse un esperto gagman non c'era dubbio. Chiaramente aveva qualcosa in più, ma non era, almeno non ancora, all'altezza dei giganti. Tutti i grandi, Chaplin, Keaton, Lloyd, Mabel Normand, hanno sviluppato prima il personaggio e hanno lasciato che le gag derivassero da quello. Laurel sembrava iniziare con le gag lasciando un buco al centro dove dovrebbe essersi il cuore. Tuttavia, Laurel aveva ancora molta strada da fare prima di poter essere definito una delle principali star della commedia silenziosa. Roche voleva cambiare la situazione. Nel 1925, nel tentativo di riempire il vuoto nello studio lasciato da Harry Lloyd, Roche lanciò la sua serie All Star. Nel 27, 2 dei comici inclusi in quel roster erano Stan Laurel e Oliver Hardy. L'evoluzione della nascente squadra è stata rapida, ma non istantanea. I due sono stati scritturati insieme in alcune riprese. Si è notato che avevano qualche rapporto, quindi sono stati gradualmente inseriti in ancora più scene insieme e alla fine è stata presa la decisione di formalizzare la cosa come una squadra. Esiste una certa magia chimica tra alcuni comici che avevano precedentemente lavorato in modo indipendente. Ci vuole qualcuno che lo noti, lo prenda per mano, ne identifichi le proprietà e lo codifichi in modo tale da non ostacolarne la spontaneità. Al Roche ha notato cosa c'era di latente tra Laurel e Hardy e aveva tentato in modo proattivo di ricavarne qualcosa di tangibile, compreso il contributo storico dell'abbinamento dei cappelli a bombetta. Sì. Per fortuna Laurel e Hardy erano apparsi per la prima volta nello schermo insieme diversi anni prima, anche se in quel momento non venne fuori proprio nulla. Il film si chiama The Lucky Dog del 1921. Questa è stata l'occasione in cui i due comici si sono incontrati per la prima volta. Il potenziale
è stato notato per la prima volta nel cortometraggio Duck Soup. In questo film non sono ancora ufficialmente il duo, ma sono sorprendentemente simili ai personaggi per i quali sarebbero diventati famosi. Hardy è particolarmente vicino al personaggio che conosciamo e mostra molti, ma molti dei modi e dei manierismi che associamo noi a Ollio. Con il senno di poi possiamo vedere che sono incappati in una scoperta senza rendersene conto. Laurel non era particolarmente magro in questa fase della sua vita. L'effetto sarebbe stato ottenuto con abiti di grandi dimensioni. In Why Girl Loves Sailors del 1927 è il film in cui hanno scoperto due dei loro manierismi duraturi: il nervoso gioco di coppia e il bagliore che rompe il quarto muro direttamente verso la telecamera, come per dire: vedi cosa devo sopportare? Nei loro successivi film sono completamente riconoscibili come la coppia che conosciamo. Nel successivo The Battle of the Century del 1927 hanno magicamente scoperto i personaggi, le relazioni e i ritmi che li avrebbero reso una delle squadre comiche più amate di tutti i tempi. Come sottolinea Walker Kerr in The Silent Clown, il ritmo comico è stato impostato da Hardy. Le sue languose maniere e il ritmo del sud erano l'esatto opposto della Keystone Cops e della maggior parte delle altre commedie mute che erano velocissime e frenetiche. Qui puoi vedere i Keystone e fartene un'opinione. Oliver è una creazione complessa, è un personaggio studiatissimo e molto curato. Come personaggio è normalmente affascinante, gentile e spesso esilarante, ma timido e impaziente, vanitoso e estremamente sicuro di sé e nelle proprie capacità. Questo gli fa commettere l'errore di avviare nuovi progetti o nuove azioni e l'errore peggiore di tutti, di fidarsi di Stanley. Laurel, il suo personaggio, è una forza della natura, simile a quella di Keaton o Harry Langton. In questo è decisamente soprannaturale. Intendo dire, non è solo sciocco, ma è completamente vuoto, come un buco nero. La qualità infantile, lo scoppio in lacrime, l'apparenza di essere sempre almeno un passo indietro, tutto questo viene da Langton. La combinazione di Laurel e Hardy è molto simile a due bambini che si mettono nei guai. Prova a dirvi di no. No. Ok, ognuno ha la sua impressione, d'accordo. Anche quando non sto ridendo, provo piacere nella poesia assoluta della loro intenzione. Molti dei loro cortometraggi possono essere considerati tra i film più divertenti di tutti i tempi. Ognuno di loro ha il proprio stile. Quando Hardy aspetta di tenere il suo, ci include. Sembra che ci parli attraverso la telecamera, implorando silenziosamente quando Laurel aspetta e si limita a fissare il terreno con l'aria assente. Quando l'azione è compiuta, si limita a battere le palpebre. È una cosa bellissima. Tuttavia, il più grande contributo di Laurel e Hardy è quello del tit for tat, l'uso costante della tecnica comica che noi chiamiamo dente per dente, della continua vendetta tra i due. Questa interessante innovazione sembra essere iniziata con Hats Off nel 1927, un film perduto il cui primo atto fu successivamente rifatto come The Music Box nel 1932, sostituendo un pianoforte alla lavatrice nell'originale. Dai, questo te lo ricordi sicuramente. Questo è stato seguito da The Battle of Century, un film giustamente rinomato per mostrare la più epica battaglia a torta mai registrata, con una grande storia dietro a questo filmato. Io te lo consiglio,
Guardalo, dalla fine degli anni 20 fino alla metà degli anni 30, Laurel e Hardy sono stati una delle squadre più comiche e più popolari di Hollywood, producendo circa 70 cortometraggi e 10 lungometraggi, alcuni dei quali, in termini di risate generate, sono tra le commedie più perfette mai realizzate. Ora conosci un po' di più di Stanley e Olio. E come fai a non amarli? Beh, che dire, il ricordo di nonna è lei davanti alla televisione che guarda un film di Stanley e Olio. Questo è un ricordo che non mi toglierà mai nessuno. Grazie nonna, perché è stata la prima a farmi conoscere questa coppia e di questo penso sia stato un grandissimo regalo che hai riservato solo per me. Spero ti sia divertito con me. Io ti aspetto al prossimo video e fammi sapere cosa ne pensi di questa squadra comica. Ciao!